Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere come usare Chitubox. Il video che seguirà sarà un tutorial abbastanza breve che però vi metterà in condizioni di stampare senza problemi. Non perdiamo ulteriore tempo, passiamo subito al video. Benvenuti ragazzi, siamo sull'interfaccia di Chitubox. Adesso andremo a aprire il nostro file. In questo caso andrò a prendere la testa, il corpo, le braccia e le gambe. E questo che non so a che serve. E andiamo a vedere quanto sono grandi. Mi sembrano un po' troppo grandi, quindi andremo qui a selezionare tutto. Dopodiché su queste qua, sulla parte sinistra c'è scala e andremo a mettere tutto con lasciato rapporto di blocco in modo che scala tutta la stessa dimensione al 50%. Dopodiché metterò la visuale dall'alto, da qui, e andrò a selezionare, spuntiamo seleziona tutto in modo da spostare una cosa per volta e andrò a mettere i miei pezzi più o meno in questo modo. Ok, dopo averli piazzati, magari visto che c'è spazio, possiamo anche, se noi facciamo doppio clic o andiamo qui, ci fa ruotare il pezzo nei tre assi, quindi premiamo ruotare e andiamo a inclinare le gambe verso giù. Questo perché? Perché più la stampa è bassa e meno ci metterà la stampante a stampare, essendo una stampante a resina. Ok, in questo caso, quindi qui per ruotare, per spostare questo, ma potete spostarli tranquillamente così, qui per scalare e qui per rigirare i pezzi, fa proprio uno specchio. Altre funzioni che ci servono in questo caso, se vogliamo svuotare la nostra miniatura, la nostra statuina insomma, andiamo qui, Hollow. Qua ci chiede lo spessore, la precisione e la struttura interna. Io di solito le metto a 2, quindi possiamo andare qui, premere 2. Struttura interna nessuna, perché se no ti fa la griglia 3D, ma con la stampante a resina non serve. E premiamo start. Vediamo l'animazione che appena finito ci va a svuotare proprio i pezzi. Naturalmente se sono piccoli, tipo questo bastone qua, non li svuota. A questo punto possiamo bucare la nostra miniatura per far fuoriuscire la resina ed evitare l'effetto ventosa. Quindi andiamo qui, fora, questo è il diametro del foro e questa è la profondità. Quindi mettiamo 2,5 e come diametro mettiamo 3,5 più o meno. Sarà un foro di queste dimensioni. E qua bisogna un po' provare perché, ecco, tipo qua non mi ha bucato. Mettiamo a 3, andiamo a zoomare. Ok, qua abbiamo fatto un buco. Ora lo facciamo sulla chest, se ci riesco. Provate quando è così ad aumentare un po' la profondità. Ok, non ci riusciamo, quindi in questo caso possiamo andare qui che va proprio ad abbassare tutta la miniatura e vediamo che problema c'è. La miniatura, essendo fatta così, è troppo profonda per la dimensione che abbiamo messo noi, quindi aumentiamo a dismisura tanto e buchiamo. In questo caso, se avete questa opzione spuntata, tieni il foro, eviterai i tappeti poi da reinserire nella miniatura, però io, avendoli fatti, di solito cerco di farli sui punti di giunzione in modo che non serve tenere i tappeti, perché poi magari quando avete finito non combaciano perfettamente eccetera, quindi
preferisco fare così. Andiamo a bucare anche questo, quindi un po' più tosta questo, andiamo a mettere a 2. Ok, abbiamo bucato anche la testa. Le gambe le abbiamo bucate e le braccia andiamo a bucare da questa parte qua. Quindi 1 e 2. Controllate sempre che non vi abbia bucato da parte a parte, A questo punto spuntiamo questa casella. Tutti questi file qua dove è scritto plug sono i tappeti che a noi non servono, quindi li vado a selezionare tutti e a eliminare. A questo punto allontaniamoci. Per allontanarci basta la rotella, per spostarci teniamo premuto il destro del mouse e ci spostiamo dove vogliamo. Per inclinare invece teniamo premuto il sinistro e rotella, che magari può essere un po' più rognoso come opzione, non è intuitiva insomma. Dopodiché andremo a selezionare tutto e a preparare i nostri supporti. Le opzioni dei supporti sono queste: stacco asse Z, millimetri, adesso sta a 0. Cosa vuol dire lo stacco asse Z? Ve lo fa vedere anche qua, vedete, se tenete il mouse qua. Ti fa vedere quanto questi pezzi si alzano dal piatto di stampa. Io di solito li lascio a 2,5, 3, va benissimo. Ok, dopodiché possiamo mettere, diciamo, di solito nei pezzi piccoli tipo questo, lo selezionate, andate qua, potete mettere dei supporti leggeri. Ci sono varie opzioni. Se andate qui su forma raft vi metterà questa basetta qua, con poi volendo i supporti. Questo per facilitare il distacco dal piatto di stampa. Non la uso quasi mai questa opzione, quindi adesso andremo a mettere nessuno, e metteremo supporti leggeri, in questo caso automatici, tanto il file è abbastanza semplice. Forse ne vado ad aggiungere qualcuno, perché essendo, anzi vi dirò di più, questo qua lo andiamo a togliere tutti e lo andiamo un po' a inclinare, perché altrimenti, essendo piatta, con i supporti può essere che i supporti vi tirano un po', la stampa vi verrà un po' abbombata, diciamo così. Quindi inclinandola questa cosa non succederebbe. Quindi metteremo supporti leggeri, piattaforma, e farà questo schema qua, che va benissimo. Ne aggiungo uno qua e uno qua per sicurezza. Supporti più sono leggeri e più sono facili da staccare, solo che più sono leggeri e più è facile che vi si stacca la stampa e vi rimane sul fondo, diciamo, quindi fallisce la stampa. Adesso andremo a spostare questi qua a dovere, regolatevi pure un po' voi, così, così e così. Ok, farei un altro buco qua io, se ci riesco. No, ma già è bucato qua. Ecco, facciamo un altro buco qua, andiamo a togliere questo plugin e va bene. Tutta quest'altra roba metterei dei supporti medi, quindi andiamo a selezionare tutto.
sbagliato, a selezionare tutto così, andiamo qua. Possiamo usare la piattaforma tutti, l'opzione automatica, e lo metterà tutti i supporti. Adesso l'ha messi leggeri, medie e forti, o altrimenti piattaforma. Piattaforma cambia la base, diciamo, questa base un po' più spessa che favorisce il distacco del pezzo. Io di solito uso questa opzione qua, così li mette in automatico. Se voi spostate il cursore verso il basso, andiamo a togliere tutti i supporti, quelli in automatico vanno abbastanza bene, però dovete capire un attimo la logica. Praticamente quando li spostiamo qua, Key2 Box ci darà queste aree rosse, dal blu al rosso. Più sono rosse e più il pezzo, se non ha un supporto, verrà male. Nel senso che quest'area rossa qua avrà bisogno di un po' di supporti come questa, perché partendo il piatto da qua e cominciando a stampare questa cosa piatta, se non hai supporti rimarrà attaccata al FEP. Uguale questa parte qua che diciamo che passa nel vuoto, no? Da qua comincia a stampare questo pezzo qua, se non c'è un supporto il pezzo rimarrà attaccato sotto. Quindi se volete metterli manuali dovete andare un po' a metterli così sulle zone rosse. Poi se guardate questa pure, ecco qua, però in questa zona ne dovreste mettere tanti. Dovreste mettere tanti così, in modo che il pezzo poi non va a rimanere attaccato al FEP. La logica è quella, quindi io vi consiglio di metterli comunque automatici e poi in caso andarli a togliere o ad aggiungerne qualcuno. Le altre opzioni quali sono? Cancelliamo tutto. La forma raft, che è la forma appunto della base, lo spessore e tutto quanto. Qui ho messo nessuno, quindi è sempre la basetta che vi avevo fatto vedere prima. Inizio, forma contatto, nessuno, che vuol dire che o finisce così dritto, oppure puoi mettere che finisce a sfera. Io di solito metto che non c'è nessuna forma contatto, mi rimangono meno segni sulla miniatura o sulla statuetta, insomma su qualunque stampa sto facendo. Diametro contatto, aumenterà appunto il diametro della palla o del supportino che va a inserirsi dentro. Profondità contatto è quanto il supporto entrerà dentro la miniatura. Non deve entrare né troppo, perché se no entrerà proprio dentro e sarà più difficile distaccarlo, né troppo poco, perché se no se entrerà troppo poco la miniatura quando inizierà dai supporti a stampare il pezzo rimarrà attaccato appunto al FEP. Io di solito lascio 0,50 che va benissimo. Diametro contatto è il diametro, come potete vedere, del cono. Potete mettere cono, piramide o skate. Io di solito lascio cono e va benissimo. Diametro superiore è il diametro proprio del dove va a fare il contatto. Diametro inferiore è il diametro sotto, cioè prima era sopra e adesso è quello più sotto, sempre della parte superiore però. Diametro inferiore abbiamo visto. Lunghezza contatto, come potete vedere, di tale esempio, è la lunghezza del pezzo superiore del nostro supporto. Larghezza trasversale è la larghezza tra un supporto e un altro. Se lasciate 4, 3, 3,5, 5 va benissimo. Altezza inizio croce è l'altezza quando iniziano a unire i supporti tra di loro per dargli più forza. La densità è quanto sono densi. 50 va benissimo, 60 va benissimo. Angolo, l'angolo pure lasciatelo così, non serve quasi a niente. Qui abbiamo le stesse cose, è solo che in mezzo
supporto che forma avrà centrale, piccolo, più grande, eccetera. E le stesse identiche opzioni di prima. In basso uguale, in basso avremo la forma del nostro inizio del supporto, che di solito se lasciate skate è più facile di staccare la miniatura. Diametro sempre della nostra base del supporto, e così via come quell'altro. Quando cambiate queste opzioni, stando su medi, ti rimangono memorizzate. Se volete poi resettare tutto, c'è questo tasto qua, azzera. Se no c'è importa configurazione e esporta configurazione. Quindi se avete fatto delle configurazioni, volete azzerare, ma comunque per un altro modello vi servirà a recuperarle, avete qua queste due opzioni. Ora, qua abbiamo detto io metterò tutti i pezzi medi in automatico, perché così come li mette lui mi va abbastanza bene, con altezza asse a 3. Se fosse una basetta, qualcosa di piatto, potrete metterla a 0, perché magari non ha bisogno di supporti. In questo caso sì, la lascerò a 3. Metterò piattaforma, in modo che mi dà questo tipo di cose qua, e vado a vedere se è tutto a posto. Allora qua ne aggiungerei un altro qua, un altro qua. Qua pure andiamo ad aggiungere qualcosa, perché è un po' meglio sprecare un po' di resina per un supporto che qua, senza esagerare, perché poi più supporti mettete più dovrete scartavetrare e quant'altro, insomma, per la miniatura. Ok, fatto questo, ritorniamo all'altra opzione, insomma. Premiamo top e vediamo se aggiunti i supporti qualcosa esce dal piatto di stampa. Adesso non esce niente dal piatto di stampa, però comunque se andiamo a vedere, allora, questi sono i margini, che vuol dire che qua ti stampa uguale, però è un po' più rischioso andare a stampare lì, perché magari se avete calibrato un piatto un po' storto o non lo so, comunque basta poco per fallire la stampa. Quindi cerchiamo sempre di andare all'interno del nostro, di non andare sopra il margine. Poi se proprio è qualcosa che o la stampiamo così o non ci riusciamo, ci andiamo, però cerchiamo sempre di rimanere all'interno della nostra area senza margini. Ok, in questo caso abbiamo messo tutto quanto bene. Andiamo a fare seleziona tutto. Qui ci sono le regolazioni. Le regolazioni, se andate a fare più, vi dà tutti i modelli delle stampanti. Andrete a selezionare la vostra stampante, io in questo caso l'Elevarts Pro, e lui vi andrà a impostare già presettati tutte le impostazioni. Che cosa ha cambiato qua io? Ho cambiato il costo della resina, perché la pago meno di quello che era, densità resina, e la stampa dovete andare a vedere se va bene dalla resina che comprate. E altezza layer di 0,05, layer iniziali 3, tempo di cura di ogni strato, quindi ogni volta che andrà a cuocere uno strato saranno 8 secondi di luce. Tempo di cura della base, che di solito è di più, dai 60 ai 50 secondi. Io avevo 50 secondi, ho preferito mettere 60 per sicurezza, così che rimane più attaccata al piatto. Però va bene anche 50. Stacca la base, ristacca la base. Questi valori di solito sono sulla vostra resina che andrete a comprare. Se comprate come me la resina sull'U, questi valori sono perfetti. Avanzate l'anti-aliasing. L'anti-aliasing fa sì che le parti con le curve vanno a fare meno l'effetto pixel, le va un po' a arrotondare e basta. Quindi le impostazioni sono a posto. Se andate su Slice vi fa anche vedere l'altezza della stampa, vi fa vedere appunto l'altezza a cui potete arrivare. Come vedete questa è un'altezza abbastanza minima. Dopodiché farete Slice.
Adesso lui andrà a tagliare i pezzi. Siccome sono tanti pezzi farà slicing più volte, anzi è fatto subito. Ora qua vi dà l'immagine, questa immagine a secondo come la spostate poi ve la ritroverete sulla macchina quando inserite la chiavetta. Io di solito la metto così per riconoscerla facile. Qua vi dà il numero di strati che dovrà fare la macchina per completare appunto la stampa. Questo è il display della vostra stampante e se andate giù vi farà vedere dall'inizio alla fine ogni singolo strato, o dalla fine all'inizio, è uguale insomma. Qua vi dà il tipo di stampante, la resina, che io l'ho chiamata normal o gli potete dare un nome, il volume, quindi il consumo della resina 20.59, il consumo in grammi, il prezzo finale e il tempo di stampa. Questi valori qua prendeteli un po' con le pinze. Fino a 3-4 ore la mia stampante almeno rimane fedele. Se sono più, ho fatto anche stampe di 12 ore, va un po' a aumentare. Qua mi dice 12, magari la stampante ce ne mette 13, 13 e mezzo. Il consumo, anche questo ho notato che è un po' di più di quello che dice questo. Considera un 10% in più. Quindi poi quando andrete a lavare le miniature, le statuette, quello che è, andate a pensare un 20% in più di consumo di resina con quella più che sprecate per lavare la macchina, lavare l'oggetto stampato e quant'altro. Ok, fatto questo andremo a prendere la nostra chiavetta, aspettate che non ce l'avevo inserita, e faremo salva, chiavetta USB e salva. Aspettate che scriva il file. Aspettate. Quando vi dice sotto scritto con successo open the folder, avrete finito il lavoro, insomma. Andrete a mettere la chiavetta sulla vostra stampante e iniziare la stampa. Io vi mando un saluto, ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie. Bene ragazzi, come avete visto Citubox è un programma molto semplice. Se volete degli approfondimenti a riguardo vi prego di farmelo sapere nei commenti qua sotto. Come sempre vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale per supportarlo ed attivare la campanella così da non perdervi nessuno dei nostri aggiornamenti. Come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento con Nerdhead 3D.